Cosa ci faccio qua dopo le prime immagini della Guzzi V85 in Sardegna? Semplice, devo spiegarvi cosa succede ora. Perché purtroppo sono volato dal Marocco direttamente in Sardegna, ma prima sulle dune di quel bellissimo paese africano avevo distrutto con una gran capocciata il casco, ma anche la GoPro e soprattutto l'adattatore audio che mi permette di registrare proprio il racconto, la recensione della moto dentro il casco. Quindi ragazzi, cosa è successo? Sono volato in Sardegna alla prova Guzzi, ma l'audio dentro il casco non sono riuscito a farlo. Quindi adesso vedrete un video un po' diverso dal solito. Vi sembrerà strano perché? Perché c'è un voice over, quindi le immagini vere che ho registrato in Sardegna con un'altra GoPro d'emergenza attaccata al casco, ma il racconto l'ho registrato a posteriori. Andiamo a vedere il video con la GoPro in Sardegna con l'audio registrato dopo e poi il racconto fatto lì. A dopo! Partiti con la Moto Guzzi V85 TT su queste bellissime strade sarde che ci portano a Teulada. Iniziamo subito a raccontarvi la posizione in sella, perché questa è una moto Max Enduro particolare, unica nel suo genere, punta tutto sul comfort. E com'è questo comfort? Notevole, ve lo dico subito. La sella è una vera poltrona molto bassa per i piloti più alti, siamo a 83 cm, però vi ricordo che c'è anche optional a 85, ma non è scomoda perché le pedane sono alla giusta altezza, non sono troppo arretrate, si sta veramente bene, e soprattutto questa sella è particolare perché ha il posteriore molto largo. Il passeggero ha un po' di spazio in meno, ma non si può certo dire che stia male, perché la moto comunque è molto compatta e si guida bene anche su questi magnifici percorsi misti. I comandi sono molto morbidi, il manubrio è alla giusta distanza, non è troppo vicino al pilota come su certe Max Enduro sportive, ma neanche lontano come sulle Max Enduro votate all'off-road. Frizione nuova, morbidissima anche a cavo, non c'è bisogno del sistema idraulico perché si usa veramente con un dito. Freni Brembo precisi e veramente potenti subito appena si richiama la leva, e soprattutto il cambio mi ha stupito perché è un gioiellino, molto morbido negli innesti, anche nella prima. Si fatica ogni tanto a trovare un po' la marcia, la folle quando si è fermi, però su strada va veramente bene. Adesso siamo su un percorso un po' veloce, terza, quarta marcia, vedete come l'inserimento è immediato anche senza l'ausilio di i quick shift che adesso vanno tanto di moda ma che stonnerebbero parecchio su una moto così. Quarta marcia, adesso arriviamo alla curva, terza, e vedete come il motore riprende bene, è molto lineare ai bassi, diciamo che la forza vera arriva a partire dai 3-4 mila giri, e dopo questa soglia fino a 5.000 spinge veramente forte, è un motore molto brillante. A 7.500 siamo vicino al regime di potenza massima, ma lì ha già dato quasi tutto. Le vibrazioni sono molto ridotte al manubrio e vi dico già che i consumi sono davvero interessanti, con medie dichiarate ma anche reali superiori ai 20 con un litro. La protezione dall'aria è l'unico difetto che ho riscontrato in questo primo assaggio in Sardegna, perché adesso ho il cupolino optional che ripara molto bene, ma quello standard invece non lo fa. È regolabile con due viti, ma quello standard veramente lascia tanto esposto il casco all'aria. I paramani invece sono perfetti e sono di serie. Vedete però adesso sui percorsi misti come è divertente e piacevole questa Moto Guzzi, che è equipaggiata o con le Metzeler Tourance Next che sto usando adesso e che sono veramente eccezionali. Vi ricordo 19 davanti di misura, 17 dietro con i cerchi a raggi. Purtroppo ahimè sono con camera d'aria non tubeless per una questione di contenimento dei costi, altrimenti il listino probabilmente avrebbe superato i 12.000 euro. Molto maneggevole adesso, percorso più veloce, aspettiamo il misto perché è nel misto che la Moto Guzzi stupisce. Ha un telaio nuovissimo perché tutta la moto è nuova, un telaio nuovo ma soprattutto maneggevole e immediato. Vedete anche adesso stiamo arrivando al percorso di montagna della strada per Teulada, inserimento in curva, passo alla seconda, è veramente un telaio immediato che comunica tantissimo, si sente cosa fa la moto. Il cardano dietro non dà assolutamente reazioni brusche quando si richiama il gas, funziona decisamente bene. E bene vanno anche le sospensioni, che non sono sospensioni economiche ma sono delle ottime Kayaba
regolabili sia la forcella che il mono. Adesso proseguiamo nella salita, terza marcia, vedete come la moto si inserisce bene ed è facile correggerla anche in curva. Oh, guarda che roba prima, adesso passiamo alla seconda. Anche quando c'è da correggere con il cambio, con il freno posteriore in curva, la moto è immediata. Scende in piega, assicura un ottimo appoggio ed è una grandissima stradista. Non è una moto fatta per affrontare il fuoristrada più difficile come KTM o Honda, e neanche per aggredire le curve come la Ducati Multistrada o la Yamaha Tracer. È una moto fatta per viaggiare con tantissima comodità e senza le menate ad esempio della catena, perché c'è la trasmissione finale ad albero. Ma non pensate che stradista voglia dire noiosa. Con la Guzzi ci si diverte un sacco e vedete, protezione dall'aria in questo caso è valida con il parabrezzone. È una moto che ha superato le mie aspettative. Va veramente bene. Adesso quindi è il momento di tornare in questo bellissimo studio naturale che è la Sardegna per raccontarvi com'è fatta e soprattutto quanto costa, e per finire i pro e i contro che abbiamo trovato nel primo test della Moto Guzzi V85 TT nel sud della Sardegna. Amici di Moto.it, ciao a tutti da una assolatissima Sardegna meravigliosa. Siamo intorno a Chia nel sud della Sardegna per l'ennesima prova dedicata alla fascia di mercato delle Maxi Enduro fino a 1000 di cilindrata. La protagonista questa volta è lei, l'avete già vista, parlo della Moto Guzzi V85 TT. Questa moto è veramente furba e mi sentite parlare col sorriso perché sono appena sceso dalla prova, guardate che cielo meraviglioso che c'è qui, ed è, credo, una moto senza reali concorrenti in questo segmento. Perché? Perché quest'anno anche abbiamo visto tantissime novità. Pensiamo alle Maxi Enduro da viaggio molto potenti ma anche molto costose, come la BMW GS 850 o anche la Honda Africa Twin, quindi moto col 21 anteriore destinate ai long ride anche in fuoristrada. Poi moto destinate anche al fuoristrada specialistico, molto potenti e leggere, come la KTM 790 Adventure. Moto sportive per l'uso stradale, pensiamo alla Ducati Multistrada 950 e via discorrendo con le moto di questo segmento, Tiger, V-Strom, ce ne sono veramente tante per tutti i gusti. Quello che però mancava veramente era una moto che facesse da, diciamo, ponte di collegamento tra le Scrambler, che però in viaggio sono un disastro perché non c'è protezione dall'aria, selle scomode e serbatoi anche piccoli, e le Maxi Enduro iper tecnologiche, iper potenti ma anche iper costose che vi ho detto prima. La Moto Guzzi ci ha pensato e si è inventata questa V85 TT che ha la trasmissione ad albero cardanico, cosa praticamente unica in questo segmento, un motore raffreddato ad aria però modernissimo, pensate che è tutto nuovo, e infatti spero che la Moto Guzzi lo utilizzi anche sulle moto nude future, perché l'ho usato su strada ed è un motore semplicemente ottimo. Cambio nuovo a 6 marce, frizione nuova, nuovo tutto il telaio e nuovo anche il forcellone, vedete che c'è la capriata di sinistra con questo andamento curvilineo per fare posto allo scarico, e poi c'è quest'altra parte, lo vediamo, eccolo qua, il braccio di destra con la coppia cardanica e il mono ammortizzatore. Vi dicevo, il telaio tutto nuovo, tutta la moto è nuova, sovrastrutture, strumentazione TFT, quindi Moto Guzzi ha lavorato veramente tanto e vi posso dire bene per tirar fuori dal cilindro questa novità assoluta, che vi dicevo non ha concorrenti perché poi si presenta con delle caratteristiche studiate per il viaggio, ma viaggi anche importanti con tanto comfort sia per il pilota che per il passeggero. Perché vi dico questo? Perché la sella è molto bassa, 83 cm, poi potrete anche sceglierla optional a 81-85, ma io sono 1,85 m e tocco i piedi benissimo e non mi costringe a una posizione delle ginocchia scomoda, quindi sella fantastica. Poi vedete questa parte posteriore del cuscino come è larga, questo perché? Per stare proprio comodi, e poi c'è tanto spazio per il pilota da qua sino a qua. Anche il passeggero ha uno spazio sicuramente buono, non eccellente come quello del pilota perché in questa zona la sella diventa un po' più piccola, però ci sono le maniglie e le pedane molto basse, e considerate che io sono stato il passeggero che l'ho provata, 1,85 m per 90 kg, vestito forse un po' troppo, sicuramente la classica moglie o un amico dietro starà comodissimo.
Quindi brava Moto Guzzi con questa furbissima V85 TT, che è furba anche nel prezzo, perché la versione in tinta unita, questo bel grigio ad esempio, costa 11.490 euro, mentre tac, se volete la versione bicolor, c'è questa bianca ma c'è anche bianca e rossa, arriviamo a 11.690 euro per un pacchetto molto completo, perché troviamo di serie il parabrezza regolabile, la strumentazione TFT, il cruise control, la presa USB, le leve regolabili, e guardate anche i comandi nel dettaglio a pedali tutti in alluminio con gli snodi regolabili. C'è veramente una qualità pazzesca. Cerchi a raggi, non ve l'ho detto, sono di serie, freni Brembo con pinze d'attacco radiale di serie, e voi mi chiederete, beh allora però hanno fatto economia sulle sospensioni. No, le sospensioni non hanno marchi visibili, ma sappiate, scusate se passo da una moto all'altra, ma sono tutte e due belle queste V85 TT, vi dicevo, sospensioni Kayaba con la forcella completamente regolabile, ma anche il mono, quindi c'è un pacchetto davvero notevole che comprende poi, per finire la dotazione, il faro a LED. Vi mostro che bello che è, perché quando si gira il quadro si accende il LED che ricorda l'aquila di Mandello. Perché vi dico Mandello? Perché la Moto Guzzi è progettata annuale negli studi di progettazione del gruppo Piaggio, in particolare di Aprilia, ma viene assemblata completamente a Mandello del Lario, e fatta esclusione per le sospensioni Kayaba, questa moto direi che ha componentistica praticamente del tutto italiana. Brava Moto Guzzi, perché ha fatto uno sforzo per mantenere la produzione in Lombardia e ce l'ha fatta. Dico già anche uno dei pochissimi difetti che ho trovato in questa moto, che sono proprio i cerchi a raggi, che non sono un difetto in sé, però sono con camera d'aria, quindi in caso di foratura un po' più difficili da riparare e anche meno sicuri delle gomme tubeless. D'altra parte ho chiesto il motivo di questa scelta agli ingegneri e ai tecnici della Moto Guzzi, e la risposta è molto semplice: è stata fatta per mantenere il prezzo di listino basso e competitivo. Consiglio mio, se proprio ci tenete alle gomme tubeless, ci sono tantissimi kit in commercio per trasformarle senza per forza cambiare i cerchi che sono molto belli, ovviamente misura da 19 anteriore e 17 posteriore. Gomme, cambiano le gomme tra le due versioni, perché la versione in tinta unita, eccola qua davanti, è gommata con le Metzler Tourance Next, mentre la versione qui davanti bianca col telaio rosso è gommata con le Michelin nuove, le Anaki Adventure. Strumentazione TFT, guardiamola subito, e qui potete vedere anche il parabrezza maggiorato, che si regola, vedete qua sotto, con due viti si può regolare in avanti o indietro, mentre di serie c'è un parabrezza più basso. Vi dicevo, strumentazione TFT, blocchetti totalmente nuovi con il cruise qui c'è il riding mode, qua sotto si usa il tasto dell'accensione, e poi con questo tasto mode si può navigare, cambiare ad esempio anche i riding mode che sono strada, rain e enduro. C'è una modalità enduro molto furba, c'è il computer di bordo, vedete che ha un sacco di voci, strumentazione piccolina ma molto ben leggibile anche col sole, quindi è stato fatto sicuramente un buon lavoro. Vi mostro anche questo blocchetto. La moto potrà essere equipaggiata, queste sono moto di preserie quindi non ce l'hanno, con le manopole riscaldate che si comanderanno con questo tastino qua. Ecco ancora il cruise control, specchietti con un'ottima visuale. Poi proseguendo la vista vi faccio vedere ancora il serbatoio molto stretto, i cilindri del caratteristico motore AV trasversale di Mandello, non si tocca con le ginocchia neanche se siete molto alti. Io sono 1,85 m, ma c'era un collega di un 2,01 m, non ha toccato neanche lui, quindi tranquilli. E anche i meno alti con la sella 83 cm o optional 81 toccheranno bene i piedi. Il motore ovviamente è il caratteristico bicilindrico AV trasversale di Mandello, raffreddato ad aria, caratteristico sì, ma totalmente nuovo. È stato realizzato partendo dal foglio bianco, quindi propulsore inedito, 80 cavalli a 7700 giri e pensate 80 Nm di coppia ai medi regimi, quindi un motore ottimo da utilizzare su strada. Cambio nuovissimo a 6 marce con addirittura un brevetto sulla prima marcia per rendere più morbido l'innesto, pedane qui in alluminio con questa piastra presso fusa, guardate com'è ben rifinita, pedane del passeggero. Qui ho le borse cittadine del Touring Pack che hanno, se non sbaglio, una capienza di 29 e 27 litri, perché qui c'è lo scarico. Quella da 29 litri contiene anche un casco integrale. Poi c'è il portapacchi di serie con queste comode maniglie per il passeggero, lo scarico qui si vede, ve lo faccio vedere sull'altra moto. E proseguendo, ecco qui la moto con la grande serbatoio da 23 litri che però non dà assolutamente fastidio.
Ragazzi, la prova della Moto Guzzi V85 TT finisce qua, ma non finisce del tutto, perché la parte più interessante sono i vostri commenti qua sotto. Quindi forza con le domande, vi risponderò il prima possibile e fatemi sapere cosa ne pensate di una moto italiana fatta in Italia che attualmente di concorrenti vere sul mercato non ne ha. E mi raccomando, anche in fuoristrada e su strada, protezioni, paraschiena e la prudenza sempre. Ciao!